Ciao a tutti carissimi utenti, allora oggi ci sposteremo come argomento dall'informatica, quindi dal reparto computer e andremo a parlare oggi di smartphone, soprattutto ed in particolare di iPhone. Allora l'argomento di oggi è la batteria, sicuramente chi ha iPhone ha notato già, insomma c'è da un bel po' di mesi, questo fra virgolette anche per me fastidioso distacco della carica della batteria arrivate all'80%. Allora cerchiamo di capire perché è stato fatto e se effettivamente ne giova alla nostra batteria oppure no. iPhone ha deciso con degli aggiornamenti che ha mandato di proprio staccare quando noi andiamo a caricare il nostro cellulare, che sia al 20%, al 10%, al 0%, insomma lo andiamo a caricare, soprattutto questo succede anche nell'arco della notte, in automatico questo aggiornamento riconosce quando il cellulare ovviamente arriva all'80% di carica e immediatamente lo stacca. Quindi se a noi per esempio serve invece il cellulare carico al 100% e magari immaginiamo che dopo un paio di ore, un'oretta e mezza, 2 ore lo troviamo carico al 100%, ahimè non è così, perché proprio iPhone in questo aggiornamento lo stacca all'80%. Perché manca quel pezzetto del 20%? iPhone ha detto che servirà e serve tuttora per insomma non rovinare le batterie, quindi non farle andare al di sotto insomma dell'utilizzo che se ne fa della batteria, quindi serve proprio per cercare di far riposare maggiormente la batteria, quindi farla durare a lungo nel tempo. Conviene toglierlo, conviene non toglierlo. Allora, ora intanto vi faccio vedere come andare a togliere questo problema. Quindi se voi non volete che l'iPhone, quando vi carica la vostra batteria, ve la stacca all'80% e invece vuole continuare, vi faccio vedere come si deve andare a togliere, qual è la spunta proprio da andare a togliere, che in maniera semplice verrà rimossa a video. Inoltre vi farò vedere anche che dove stiamo facendo questo test, posso dirvi che effettivamente non so fino a che punto ne giova la salute della vostra batteria, perché io vi posso dire sarà stato un caso, non sarà stato un caso, però da quando è stato attivato, perché viene attivato in automatico con l'aggiornamento, quindi già mandando questo aggiornamento Apple sui nostri iPhone, in automatico praticamente viene staccata questo 20% di batteria finale, viene fatta poi dopo un paio di ore, quindi per evitare di surriscaldare troppo la batteria del nostro iPhone. Quindi ricapitolando, ho notato che da quando è stata attivata in automatico da iPhone questa piccola differenza del 20%, ahimè questa batteria di questo iPhone che andremo a controllare ha avuto effettivamente problemi, quindi lo stato della batteria già va in allarme, in attenzione, quindi la batteria è decaduta del tutto quasi, cioè rende, non dico non utilizzabile più l'iPhone, però il livello 100% della batteria effettivamente non è più il 100%, ma già ha perso quel 20-21% di batteria. Sarà dovuto a questo, non sarà dovuto a questo? Io credo che questo ha giovato molto, quindi ha fatto secondo me l'effetto contrario, quindi consigliarvi di andare a togliere questa spunta non me la sento, però vi posso dire che nei miei casi, in molti casi, è successo che lasciando attiva questa spunta della percentuale della batteria che dovrebbe giovare proprio alla salute della batteria, invece ha recato questo danno. Comunque non perdiamo tempo, vi faccio vedere cosa si deve andare a fare su iPhone in 2 secondi proprio contati e andare a disattivare se volete questa opzione. Allora, dobbiamo fare altro che recarci su impostazioni, batteria. Una volta che abbiamo trovato la batteria, dobbiamo scorrere sino a stato e carica della batteria. Andiamo su caricamento ottimizzato e qui vediamo che si può togliere la spunta o andarla ad inserire. Quindi questo è quello di cui vi parlavo io, quindi possiamo andare a togliere la spunta, il vostro iPhone una volta sotto carica caricherà sino al 100% tutto in una volta, se invece lasciamo la spunta attiva il vostro iPhone si fermerà sempre all'80%, si raffredderà per un paio di ore che possono essere quelle 2, quelle 3, quelle 4 ore, riconosce poi l'iPhone quando noi su per giù lo andiamo ad utilizzare, quindi riconosce insomma l'utilizzo su per giù a che ora viene fatta giornalmente, soprattutto per chi carica la notte, e direttamente qualche oretta prima vi finirà questo 20%. Quindi in questo caso state anche vedendo a video la capacità massima di questo particolare iPhone, ho detto che di questo particolare perché non so altri iPhone se hanno la batteria pure danneggiata, avete visto quanto è abbassato il 100% della batteria, che non è più quella, avete visto la percentuale a quanto è arrivato, quindi quanto ha perso di salute la nostra batteria, quindi significa che il 100% massimo non l'avremo più
il 100% sarà dato proprio da quella piccola percentuale, quindi capite bene che già là, se salta il 20, il 21% di batteria, quello che sia, e più avanti si andrà a caricare, più ne perderà. Ovviamente sono, in termini pagati in ore, sono un bel paio di ore, quelle 2, 3 ore, 4 ore non le andiamo a perdere, quindi vedete bene, ripeto, non sappiamo se il danno è stato combinato da questo piccolo aggiornamento che insomma ha incrementato iPhone nei suoi telefoni, Apple sui suoi telefoni, però posso dire che già qualche telefono che rientra per batteria ovviamente c'è. Quindi in 3 secondi abbiamo spiegato comunque come andarla a togliere. Per chi vuole invece tenere questa opzione attiva può benissimamente tenerla. Però in più questo video servirà anche a vedere il vostro stato di salute della vostra batteria. Quindi spero insomma di essere stato utile e ci sentiamo sicuramente al prossimo video. Ciao a tutti!